Ciao a tutti e a tutte, io sono Luna Esposito, benvenuti in questo podcast. Sono un'autrice, lavoro per Will Media, che è una community di persone e aziende consapevoli del proprio impatto sul futuro. In Will parliamo spessissimo di cambiamento, di come gestire questo cambiamento per evitare che questo ci travolga, e in questo podcast proveremo ad affrontare come sta cambiando il mondo del lavoro e come vuole cambiare il mondo del lavoro. Lo faremo con diversi ospiti. L'ospite di oggi è Alberto Gangemi. Ciao Alberto. Ciao Luna, ciao a tutte e tutti. Io sono Alberto, sono un designer dell'organizzazione. Lavoro in Copernicana, che è un'organizzazione che aiuta altre aziende, persone, team a ripensare i modi di lavorare, di progettare il proprio lavoro e di farlo con la massima autonomia, la massima responsabilità. Lo facciamo da diversi anni, soprattutto da quando il Covid ha cambiato molti atteggiamenti, anche molte aspettative delle persone rispetto al proprio lavoro. E l'idea è che siamo arrivati un po' alla fine dei modelli di organizzazione tradizionale, che le persone hanno bisogno di incidere sul loro lavoro autonomamente. In che situazione ci troviamo oggi se dovessimo, fare un disegno? Cioè, se immaginiamo un'organizzazione classica, vediamo una persona che comanda, tra virgolette, e un'altra che esegue. In che momento, del mondo del lavoro, dell'organizzazione ci troviamo e verso cosa stiamo tendendo? Ma questa cosa è che nelle aziende, nelle organizzazioni ci sia qualcuno, solitamente pochi, che disegna il lavoro, disegna i modi di lavorare e la maggior parte che invece li esegue, è un po' una storia che ci raccontiamo, a cui siamo un po' obbligati a credere per come sono fatte le organizzazioni. Chi lavora sa che dentro le aziende esiste ovunque una sorta di anarchia organizzativa spontanea, cioè in molti punti dell'organizzazione le persone prendono in mano l'azienda, prendono decisioni continuamente, inventano delle cose per far funzionare l'azienda. Il problema è che questa capacità non è riconosciuta dalle aziende, non è riconosciuta dalla forma che le aziende hanno, che è solitamente quella forma che dici tu, cioè una forma molto gerarchica in cui essenzialmente chi sta sopra comanda e chi sta sotto esegue. Ecco, secondo me siamo arrivati alla fine della credibilità di questo modello, e questa distanza tra l'esperienza delle persone e la forma delle organizzazioni è destinata a essere superata. Certo, siamo in mezzo a una transizione, Certo. Che arriva insieme ad altre transizioni della nostra società, del nostro tempo. Io però sono molto fiducioso soprattutto perché stanno succedendo delle cose alle persone che cambiano la prospettiva delle persone sul lavoro, e anche le aziende cominciano a capirlo, che non si può più pretendere di mantenere questa apparenza, questa divisione che è del tutto fittizia. Perché adesso, secondo te? Cioè, prima citavi il Covid, Sì. che è stato sicuramente, un momento impattante nelle nostre vite, ma anche nelle nostre vite lavorative, che ha cambiato tantissimo il nostro modo di vedere il lavoro. Nel tuo libro tu parli di organizzazioni aperte. In che modo, secondo te, tutto questo, questo periodo che noi abbiamo vissuto sta impattando su questo cambiamento che inevitabilmente sta accelerando tantissimo, sta diventando sempre più veloce, e in che modo noi possiamo, cercare gli strumenti per contrastarlo, o anzi per gestirlo più che contrastarlo? Ma intanto il Covid ci ha insegnato, insieme a tutte le cose che ci ha parlato, ci ha insegnato che la differenza tra vita e lavoro, per come eravamo abituati a pensarla, non funzionava tanto. Prima del Covid il lavoro era una specie di bolla, uno spazio separato, no? Dentro cui entravi ed eri disposta a rinunciare a molte cose importanti per le persone. Autonomia, capacità di prendere decisioni in modo indipendente, maturità, l'essere adulti. Questa cosa, se ci pensiamo, quando entriamo in un'azienda tradizionale, è un po' messa tra parentesi, e siamo per lungo tempo stati disposti ad accettare questo patto, no? Tra il lavoro e la vita. Il Covid che ci ha fatto uscire dagli uffici, fatto uscire dai posti di lavoro, ma
ci ha fatto continuare a lavorare altrove, ci ha aperto gli occhi su questo, cioè che questa differenza è una differenza che può cadere, perché le aziende hanno continuato a lavorare, le persone hanno continuato a lavorare, anzi hanno continuato a lavorare in maniera più efficace, non dovendo più essere soggette ad un controllo che invece dentro gli spazi di lavoro normalmente viene esercitato. Però non è l'unico tema, cioè esiste una trasformazione più lunga che secondo me viene anche da quanto il digitale per esempio ha preso spazio nella nostra esperienza. Noi siamo diventati, grazie agli strumenti digitali di cui disponiamo, molto più capaci di capire quello di cui abbiamo bisogno, abbiamo molta più facilità nel trovare le cose che ci servono e sentiamo quando un'esperienza, uno spazio, un ambiente o una relazione ci fa soffrire, ci fa star male. Questa cosa qui non si poteva dire nel mondo del lavoro e ora che le aziende sono sempre più piene di persone che sono cresciute con il digitale, sono cresciute con questa nuova antropologia, è chiaro che comincia a diventare urgente capire come cambiare le aziende per farle corrispondere agli esseri umani che stanno dentro le aziende. Quando parli di equilibrio vita-lavoro, io per esempio penso sempre, diciamo fino a qualche anno fa pensavo vabbè equilibrio vita-lavoro, quando pensiamo all'equilibrio noi pensiamo a qualcosa diciamo che fa da contrappeso, no? Una bilancia. Esatto. Quando in realtà forse dovremmo provare a immaginare una sinergia vita-lavoro, nel senso che i confini tra la nostra vita privata e quella lavorativa, come dicevi appunto, sono sempre più labili. Però la sinergia è anche rischiosa, cioè nel senso che puoi rischiare di mixare tutto e non uscirne praticamente mai più. Ci sono degli strumenti che tu consigli per cercare questa sinergia o comunque una sorta di idea, di pensiero che c'è dietro la costruzione di una sinergia sana tra un'organizzazione e una persona singola? Ma intanto sulla prima parte, cioè l'equilibrio, pretendere che il lavoro possa essere in qualche modo un'esperienza a parte della nostra vita è un po' strano, perché noi passiamo la maggior parte del nostro tempo a lavorando. E che questa cosa non abbia un impatto sulla nostra identità, sul senso che la nostra vita, che attribuiamo alla nostra vita, secondo me è un po' un effetto di questa storia che abbiamo ereditato, cioè del lavoro come uno strumento, un mezzo, no? E non uno spazio di identità, no? di costruzione della propria esperienza. Quindi un equilibrio da questo punto di vista, la parola equilibrio si porta un po' dietro quel tipo di modello, di schema, no? Di alternativo. Sì. Organizzare le aziende in modo aperto significa innanzitutto permettere alle persone di capire qual è il contributo che possono dare nelle aziende in cui lavorano, cioè trovare anche dentro le aziende uno scopo che è più grande, che riguarda la loro vita in generale, capire che tipo di impatto anche attraverso il mio lavoro posso trovare. Lo sanno bene gli HR che cercano con fatica di trovare nuove persone, di portare i giovani dentro le aziende e sanno che gli argomenti di una volta per convincere le persone non funzionano più. Quello che funziona è dimostrare che dentro l'azienda in cui lavorerai avrai uno spazio per te. Tempo fa, nel 2012, Google ha fatto questo progetto interessante, si chiamava Aristotele. Il progetto aveva lo scopo di capire qual era la giusta ricetta per costruire un team, il team perfetto, no? Queste sono un po' cose che fanno in California. Quindi cominciano a fare un po' di tentativi, un po' di statistica, un po' di intelligenza artificiale, cioè cercano di capire qual è il mix giusto, sperimentano delle cose, non trovano una soluzione, a un certo punto capiscono che dovevano parlare con le persone, cioè cominciare a farsi dire dalle persone di che cosa hanno bisogno per lavorare bene assieme in team. Ve la faccio breve, l'esito di questa cosa è stata una cosa molto interessante che sapevamo da tanto tempo, e cioè che quello che fa stare bene le persone al lavoro è quando hanno uno spazio, il tempo e le risorse per costruire autonomamente le regole per lavorare. Si chiamano regolazioni autonome e nella nostra vita siamo continuamente al lavoro con queste cose, le nostre famiglie sono fatte così, le relazioni sono fatte di spazi che creiamo, di regole che ci diamo e che ci fanno sentire sicuri. Questo è un team che funziona, un team che ha spazio, risorse e sicurezza psicologica. Quindi aprire le organizzazioni significa anche questo, aprirle alla nostra esperienza di vita,
Sappiamo fare moltissime cose che le aziende nel momento in cui ci centriamo sostanzialmente ci chiedono di disimparare. E questo comincia a essere un problema per le persone. Perché secondo te le organizzazioni, le aziende hanno paura di questa autonomia personale, cioè dell'autonomia del singolo? Cioè una paura di delegare, una paura di perdere il potere, una paura di... cioè qual è? Su questo sono meno cattivo, nel senso che chi guida un'azienda ha continuamente il problema di sapere se tutto sta andando bene, no? Di avere una visione globale di quello che succede dentro un'organizzazione che invece è una rete complessissima. Certo. E quindi ci siamo fabbricati nel tempo, nei decenni, degli strumenti che permettessero a chi doveva in qualche modo rispondere a questo bisogno di sicurezza, di controllo, appunto degli strumenti organizzativi adeguati. Prendi l'organigramma. L'organigramma è il modo in cui normalmente rappresentiamo un'organizzazione ed è uno strumento completamente inadeguato per descrivere quello che succede in un'organizzazione. L'organizzazione è una cosa più simile al giardino dei sentieri che si biforcano, cioè una rete complicatissima di relazioni, di interazioni, però è molto difficile da controllare e quindi chi ha avuto e ha la responsabilità di guidare le aziende si trova continuamente alla ricerca di modi per rassicurarsi, per essere sicuro che l'azienda vada nel posto in cui deve andare. Quindi diciamo, è un bisogno legittimo, serve della fiducia nelle persone. Le organizzazioni che funzionano oggi meglio sono le organizzazioni che rinunciano al controllo e distribuiscono la responsabilità e l'autonomia. Soprattutto la distribuiscono non in modo ideologico, ma sulla base di fatti, di prove. Sappiamo benissimo che chi fa le cose materialmente, chi tutti i giorni esercita il suo saper fare con i colleghi dentro i team, dovrebbe e avrebbe tutti gli strumenti per decidere delle cose che non può decidere e che solitamente decide qualcuno che ha meno competenza tecnica, meno esperienza rispetto a chi poi effettivamente fa il lavoro. Per come sono fatte le organizzazioni oggi, insomma, le decisioni stanno altrove rispetto a dove sta la competenza. Aggiustare questa distanza, dare il potere, spingerlo dove serve, e quindi usarlo come uno strumento e non come una forma per irrigidire le relazioni è un altro modo su cui possiamo agire. E ovviamente poi a chi le aziende le guida bisogna dare anche dei numeri, delle prove, e i numeri ci sono, cioè aziende che hanno fatto una svolta sono diventate più piatte, più aperte, meno burocratiche, sono più efficienti. Esatto, chi è che dobbiamo guardare per cercare di per ispirarci in qualche modo? Ci sono delle organizzazioni aperte che in questo momento funzionano, che vanno avanti, o comunque che stanno provando ad andare avanti, perché ovviamente sarà una novità anche per loro, però dove possiamo guardare? Chi possiamo guardare? Paesi, aziende, esempi diciamo concreti di queste organizzazioni aperte che stanno funzionando? Fino a qualche anno fa era una specie di carovana di avventurieri che cercavano una nuova frontiera. Adesso stanno diventando dei villaggi, no, che cominciano, no, a popolarsi. In Italia c'è un'azienda che si chiama VAR Group, che è un'azienda fatta di tante aziende, una grande organizzazione che ha deciso di adottare dei modelli olocratici, dei modelli di autogestione, di autoprogettazione e di distribuzione radicale dell'autonomia. Un'azienda grande, un'azienda da quasi 1 miliardo di fatturato, fatta di tante aziende, che sta da anni portando avanti una sperimentazione per transitare verso un modello che non sia quello delle corporate tradizionali. In Cina e in tutto il mondo c'è un'azienda gigantesca che tutti conoscete perché avete almeno un frigo, un condizionatore che loro producono, che si chiama Haier, che certo. è tra le prime ad aver adottato dei modelli di organizzazione a piattaforma in cui invece che funzionare come un albero funzioni come un ecosistema. E all'interno di spazi come questo, di organizzazioni come questo, nasce la possibilità di esprimere nuove idee, di diventare imprenditori
e non più soltanto dei dipendenti, cioè cose che nel nostro tessuto produttivo sono molto naturali. Noi siamo fatti di piccole aziende con grandissima capacità imprenditoriale. Dobbiamo cominciare a sviluppare, oltre che un saper fare tecnico, anche un saper fare organizzativo, cioè distribuire quella capacità lì e dare nuovi strumenti, nuovi modi di pensare l'organizzazione a chi ha tutto il bisogno di cambiare la propria forma organizzativa. Tu nel libro citi alcuni oggetti diciamo che usi come metafora per far capire un po' come potrebbe funzionare un'organizzazione. Citi la caffettiera, citi insomma una serie di oggetti interessanti che noi guardiamo e usiamo tutti i giorni. Come mai fai proprio questa metafora con la quotidianità, cioè con un qualcosa che veramente vediamo tutti i giorni e usiamo tutti i giorni? Ma intanto gli oggetti del nostro quotidiano sono oggetti speciali, perché sono oggetti che hanno perso l'autore che li ha progettati, l'autrice che li ha progettati. Sono diventati degli elementi costitutivi della nostra esperienza, però qualcuno li ha progettati. Sì. Li ha progettati con un'intenzione chiara, che era quella di incontrare le aspettative e i bisogni delle persone. Quindi una caffettiera senza manico o degli stivali da pesca con la punta sfondata sarebbero un po' strani, no? Se qualcuno li progettasse. Certo. Le nostre organizzazioni sono progettate come una caffettiera senza manico, cioè fanno bene a qualcuno ma fanno male a moltissimi di quelli che le usano, cioè di quelli che ci lavorano. Mm-hmm. Quindi qui la scommessa è di dire: cominciamo a progettare una cosa che è del nostro quotidiano, come i posti di lavoro in cui tutti i giorni ci passiamo grandissima parte del nostro tempo, come degli oggetti da usare e come si progettano delle cose che devi usare. La prima cosa è di cominciare a chiedere a chi li usa di cosa ha bisogno. Più che dirci come funziona un'organizzazione aperta, io ti direi che cosa deve saper fare, anche perché diciamo, il termine funziona ha un legame un po' perverso con l'idea che l'organizzazione sia una macchina, no? L'organizzazione è piuttosto un organismo che impara a fare cose, certo, si adatta nel tempo. Anzi, forse dovremmo proprio abbandonare il termine funzione. È una metafora certo. che ha fatto molto male. Quindi un organismo che sappia fare delle cose, la prima cosa che deve saper fare è ascoltare le persone che ci stanno dentro, quindi attrezzarsi per ascoltare continuamente, adattarsi continuamente. L'altra cosa che deve saper fare è difendere l'importanza delle conversazioni. Cioè, di che cosa è fatta un'azienda? Un'azienda è fatta di spazi, di luoghi, di macchine, di numeri, ma è fatta essenzialmente delle nostre relazioni, cioè di come interagiamo. E il modo in cui interagiamo essenzialmente è come facciamo tu ed io in questo momento. Certo, c'è una trama di relazioni, di gente che si allinea continuamente, che si dice, che si dà dei feedback, che chiacchiera. Mm-hmm. Questa cosa qui, che ci sembra una cosa banale, tiene in piedi le organizzazioni, cioè è lì che succede che l'organizzazione diventa un'organizzazione. Quindi cominciamo a considerare i modi in cui parliamo, i modi in cui facciamo le riunioni, i modi in cui prendiamo le decisioni, degli oggetti che possiamo progettare. Come facciamo a farli funzionare meglio, a renderli più vicini all'esperienza delle persone? Ecco, chi sta in azienda queste cose le sa e che non c'è uno spazio per dirlo. Quindi nei nostri progetti quello che facciamo è di cominciare a costruire degli spazi dove le persone possano dire non soltanto quello che sanno fare, ma anche quello che sanno fare per l'organizzazione. Certo. Che è una cosa che nessuno chiede sostanzialmente. Certo. Noi infatti, è un esempio, diciamo, cioè un riferimento personale, in Will una cosa che diciamo da sempre, io sono lì più o meno diciamo dal giorno zero, una cosa che ci diciamo sempre è: davanti alla macchinetta del caffè si costruisce l'azienda. Perché è uno scambio super informale in cui ti lasci andare durante una giornata di 8 ore di lavoro in cui sei super concentrato su quello che fai, e la macchinetta del caffè diventa quasi, diciamo, un confessionale, no? Un momento in cui ti lasci andare e semplicemente ascolti l'altro o l'altro ti ascolta, che è una cosa importantissima. Anche noi, diciamo, stiamo provando a costruirci in qualche modo, cercando di aprire il più possibile e di parlare il più possibile, anzi noi forse parliamo troppo. Però tu sei anche semiologo. Sì. In che modo
la semiologia, cioè a parte il legame tra la semiologia e questa tua passione appunto per il mondo del lavoro e le organizzazioni aperte, e in che modo la semiologia può aiutarci a costruire e ridisegnare le organizzazioni, perché non è solo appunto, come dicevi, una questione di meccanismi, ma è anche di come si parla, delle parole che si utilizzano, di come si ascoltano le persone e di ciò che si dice. Sì, la cosa che dicevamo prima, la semiologia si occupa di come in qualche modo capiamo il mondo e facciamo l'esperienza e trasformiamo questa cosa in significati con cui possiamo negoziare le nostre relazioni. Le aziende sono fatte di segni. Quando a semiotica uno ti spiegano che cosa è un segno e cosa è un segno, ci sono delle soglie. Ecco, la soglia inferiore della semiotica sono gli specchi. Ecco, uno specchio, se tu ti metti di fronte a quello specchio lì, l'immagine che ti viene riflessa non è un segno. Okay. Nel senso che non c'è possibilità di mentire. Ok. A meno che tu non abbia uno specchio deformante di fronte. Le organizzazioni sono abbastanza, soprattutto per chi le dirige, no? Un po' l'utopia che rispecchino qualcosa, rispecchino l'intenzione di chi l'ha fondata, rispecchino dei valori. In realtà sono un intricato sistema di segni, cioè di strategie, di retorica, di tattiche che noi utilizziamo per capirci, per negoziare il significato, per fare le cose che dobbiamo. Quindi la prima cosa che è utile, che mi porto un po' con me da semiologo in questo lavoro, è sapere che tra quello che si dice e quello che succede c'è uno scarto e che in questo scarto c'è uno spazio in cui puoi lavorare. L'altra cosa della semiotica abbastanza interessante è che quando leggiamo un testo, quando vediamo un film, quando vedrete questo video, il testo che noi leggiamo, il video che vediamo non è autoesplicativo, c'è bisogno che qualcuno faccia un lavoro interpretativo, ci metta del suo. La collaborazione tra il testo, tra una produzione e il suo utente, il suo lettore è fondamentale per ricostruire il senso di quella cosa. Non c'è un senso prima e non c'è un senso dall'altra parte, è in mezzo che costruisci una collaborazione. E la collaborazione è la chiave delle organizzazioni, cioè come lavoriamo assieme. Organizzazioni di una sola persona non sono delle organizzazioni. In questo capire quali sono i meccanismi che ti fanno cooperare tra un testo o tra un pezzo di organizzazione e te che lo usi, fanno parte delle cose che mi porto dietro dalla semiotica, sì. Per concludere, se tu dovessi scegliere, è una domanda, diciamo, tra virgolette stupida, nel senso che è difficile riuscire a scegliere, però se tu dovessi scegliere una cosa che le organizzazioni dovrebbero domani iniziare a fare per cercare di aprirsi, per cercare di appiattirsi, la collaborazione, l'ascolto, la conversazione, se tu dovessi scegliere un elemento fondamentale per iniziare. Ma è una cosa di cui non abbiamo parlato, ma che è abbastanza un requisito secondo me per tutto il resto, che è abbracciare la trasparenza radicale delle informazioni, dei dati. Cioè, i dati e le informazioni in azienda sono dei territori protetti. Sappiamo che chi ha le informazioni c'ha il potere, quindi tendenzialmente è molto difficile accedere alle informazioni che ti servono, a meno che tu non abbia il potere di farlo. Nel momento in cui decidi che tutte le informazioni sono accessibili, i conti correnti, le informazioni sensibili, cioè che l'organizzazione e i suoi dati sono a disposizione di chi lavora, inneschi una serie di effetti a valanga, perché se hai le informazioni hai meno alibi per non agire, se hai le informazioni hai più strumenti per decidere in maniera consapevole, se hai informazioni puoi usare meglio le riunioni per allinearti. Quindi avrei voluto dirti le riunioni, lavoriamo sulle riunioni, sul facilitare le riunioni, però se c'è una cosa su cui fatto quel click poi succedono, direi essere trasparenti. E in questo le organizzazioni devono fare molta strada, molta strada. Beh, speriamo la facciamo presto. Grazie mille per questa chiacchierata. Io vi consiglio di leggere assolutamente il libro di Alberto, che per me è stato illuminante, così come questa chiacchierata. Quindi grazie mille e ciao a tutti e a tutte. Grazie Luna, ciao a tutti e a tutte.